Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e i cambi importanti dei prossimi 7 giorni. Abbiamo la carta del mondo, amici dell'Ariete. Quando c'è il mondo si parla del compimento di un risultato, del raggiungimento di qualche traguardo o anche di un completamento. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla pagina web dove spiego tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti trovate anche il numero di telefono e sempre in descrizione ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il prossimo cambio. Abbiamo un 5 di spade, un fante di pentacoli, abbiamo un 5 di coppe, l'appeso, cavaliere di pentacoli, wow, e qui abbiamo di nuovo il mondo e un 10 di spade. Bene ragazzi, diciamo che guardando le carte ho come l'idea che ci sia alla fine o il compimento, se vogliamo, il risultato, la conclusione di un certo ciclo, mettiamola così. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 5 di spade. Ecco, 5 di spade mago. 5 di spade di per sé è una carta che parla di confusione mentale, di lotte egoiche, quindi credo che qui ci sia come un atteggiamento proprio da lasciare indietro. Il mago è una carta di nuovo inizio, una carta di azione. Andiamo avanti, andiamo a vedere il fante di pentacoli. Cavaliere di coppe, asso di bastoni e asso di pentacoli. Devo dire ragazzi che ci sarà un nuovo inizio sì o sì perché avete già 3-1. Con questo fante di, scusate, con questo cavaliere di coppe può essere che vi facciano qualche tipo di offerta per un nuovo inizio. Andiamo a vedere il 5 di coppe. La luna. E un 5 di pentacoli. Oh wow. Voglio un'altra carta per questo mago. È come se qualcuno iniziasse, Papa, qualche, qualche situazione, qualche percorso. È come se si prendesse una decisione senza esserne troppo convinti. Ho come questa sensazione. Vuoi perché magari è una proposta allettante che arriva dall'esterno,
vuoi perché voi avete una certa idea, una certa iniziativa, e potreste anche aver bisogno di una guida, considerata la carta del Papa. Per qualcuno effettivamente potrebbe essere un nuovo lavoro, mi verrebbe da dire, però guardando questo gruppo di carte ho la sensazione che ad un certo punto constaterete che forse non era proprio la scelta migliore per voi. Vi dico questo perché il 5 di coppe è una carta che mi parla di qualcuno che si pente delle azioni che sono state fatte. E qui abbiamo due carte di azione. La luna è una carta che mi parla di paura. Io credo che ci sia qualcuno che abbia paura di entrare in qualche carenza, che si penta di quello che ha fatto perché magari con la luna, che è una carta di proiezione, non si vede il panorama completo. Anche qui si iniziava con 2 5 di spade, quindi è come se ci fosse una sorta di nebbia, se vogliamo, su quello che potrebbe essere il futuro in base alla scelta che farete prossimamente. È un nuovo inizio, quindi sceglierete di iniziare qualche cosa, magari da soli, magari con qualcuno. Andiamo a vedere questo appeso. Abbiamo l'eremita e la regina di bastoni. L'appeso è una carta che ci dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Abbiamo anche l'eremita che è una carta di introspezione. Quindi io credo che il modo migliore per superare questo momento di dubbio è il cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, mettendosi magari anche nei panni dell'altro, facendo un'autoanalisi, perché comunque la carta dell'eremita è colui che fa introspezione. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. Abbiamo un 4 di pentacoli e la carta della temperanza. La temperanza è una carta che mi parla di pazienza, il cavaliere di pentacoli anche ha un ritmo molto lento di avanzare nella vita, quindi è come se diventaste più prudenti. Probabilmente qui può essere che ci sia come qualcuno che decida di convincervi a fare qualcosa. Credo che questa cosa inizierete a farla, ma ad un certo punto ve ne pentirete. O comunque c'è come un dubbio in più sul avrò fatto la scelta giusta, sarà la cosa migliore per me in questo momento. E qui mettendovi nei panni dell'altro, mettendovi nei panni magari, o cercando anche semplicemente di guardare la situazione da un altro punto di vista, è come se decidesse di rallentare un po' il passo. Mm? Andiamo a vedere il mondo. Fante di coppe e 2 di bastoni. Voglio andare a vedere anche il 10 di spade. Otto di coppe e 8 di spade. E qualcuno, ragazzi, credo che lascerà stare questo nuovo progetto ad un certo punto. Cioè è come se ci fosse una decisione presa anche un po' inconsapevolmente, magari, per qualcuno, l'inizio di un qualche cosa che apparentemente potrebbe anche essere concreto, però poi, guardate, facciamo una cosa, andiamo a vedere la luna. Vorrei cercare di capire di che cosa vi pentite. Potrebbe essere una proposta dove voi non siete più padroni di voi stessi. Cioè, vi faccio un esempio, siete sempre stati lavoratori autonomi e qualcuno vi convince ad essere inseriti in un'azienda e all'inizio sembra bellissima la cosa, sembra una bella proposta, sicura mi verrebbe da dire, però poi è come se
vi pentiste di perdere la vostra autonomia, la vostra indipendenza. E invece qui vi dicono, no, guardate le cose da un altro punto di vista, cercate di capire che voi avete la saggezza, avete l'esperienza, avete le conoscenze e le doti per affrontare tutta questa situazione. Tirerete un po' i remi in barca, nel senso che se prima vi hanno un po' elogiato per farvi fare questo passo, quando ci ripenserete, secondo me rallenterete anche il passo. Arriverà un certo punto, ragazzi, dove secondo me o concluderete questo contratto, concluderete questa relazione, può essere anche semplicemente il fatto che raggiungerete il risultato che vi eravate prefissati, per esempio, se non vi piace essere dipendenti, per seguire l'esempio che ho fatto adesso, potreste farvi mettere a capo di un gruppo, in modo che sì, siete dipendenti comunque dall'azienda, ma in qualche modo siete autonomi di gestire perlomeno la vostra squadra, mettiamola così. Anche se vi devo dire, vedendo queste carte, la sensazione è che andrete verso qualche cosa, o perlomeno punterete qualche cosa più in allineamento con voi stessi. Mm. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi, perché è una lettura un po' particolare, trovo. Anzi, datemi un'altra carta per il 5 di spade. Non c'è un settore prevalente, quindi non riesco a dirvi su che cosa potrebbe essere focalizzata la lettura. Però sì, io ho come la sensazione che o cercheranno di convincervi ad iniziare questo percorso, o sarete voi a prendere questa decisione, ma con le idee un po' confuse. Mm. Diciamo che ragazzi, nella prossima settimana, se state aspettando che qualcuno vi faccia una proposta, un'offerta, questa proposta o questa offerta arriverà. Potrebbe non essere esattamente quello che voi pensate, quello che voi avete sperato, e, e in questa parte della lettura sento che rallenterete proprio il passo. Vi guarderete bene dal comunicare a tutti i segreti del vostro lavoro piuttosto che tutto quello che è la vostra saggezza, fino a che io qui ho proprio l'idea che concluderete in qualche modo. E essendoci anche un 8 di coppe, qualcuno potrebbe anche, e c'è anche il mondo giustamente due volte che mi parla anche di distanza, non escludo che qualcuno potrebbe decidere di andarsene, di trasferirsi, di lasciare proprio il posto in cui è. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Magari viene fuori qualche cosa di più. Armonia e nuova visione. Questo è un appeso. Questo è un 10 di coppe. Sì, è come se doveste cercare una nuova armonia all'interno di voi attraverso una nuova visione delle cose. Appunto, prendendo un altro punto di vista. Andiamo a vedere le fatine. Rispetto, e questa carta mi piace un sacco perché fa vedere che la fatina si sta facendo un bagno rilassante, si sta facendo letteralmente le coccole ed ha rispetto di se stessa e di suoi tempi. Questo è quello che sento che schiaccerete un po' con questi due 5 di spade. Cioè qui sento proprio che qualcuno cercherà di insistere, di farvi un po' il coco wash, il lavaggio del cervello, perché iniziate questo nuovo percorso. Devo dire ragazzi che, come vi posso dire, fate attenzione a come pensate, perché qui avete l'una e 8 di spade, perché avendo quel tipo di visione è facile che perdiate
le altre visioni, che non riusciate a vedere il lato B della medaglia e che quindi abbiate un pensiero alla fine di questo periodo, diciamo un po' limitato. Quando siete tristi, non vi focalizzate troppo su quel mood, cioè c'è una cosa a livello energetico che si chiama corpo di dolore. Ogni volta che noi stiamo male, che piangiamo, questo corpo di dolore si nutre. Fate attenzione a non rimanere troppo lì a nutrire, questo corpo di dolore perché può portarvi più giù di quello che in realtà è. Siete voi che avete un'idea piuttosto negativa delle cose. Secondo me, guardate, le carte non sono neanche poi così tanto brutte. Più che tutto è la vostra paura, la vostra visione che vi fa un po' tremare, tra virgolette. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Carta numero 20, Arcangelo Fanuel. Speranza, ottimismo, nuovi inizi. Sapete, può anche essere che ci sia effettivamente questo nuovo inizio e che questa tristezza, mettiamola così, non sia necessariamente legata a questo nuovo inizio, ma potrebbe essere legata a quello che vi lasciate indietro. E quindi ci potrebbe essere un senso di colpa, soprattutto se magari dovete lavorare all'estero e avete i figli piccoli o lasciate magari la famiglia in Italia o cose di questo genere, no? Fatemi sapere come vi risuona, ragazzi, perché le letture sono varie, effettivamente. Non ho un settore principale, cioè non c'è un qualche cosa che spicca e che mi dice sarà quello. Diciamo che ci sono dei nuovi inizi, potrebbero esserci delle nuove azioni, delle nuove passioni. Potrebbe essere vista come una lettura romantica? Ni. Non ho tante carte che mi invitano a pensare ad un cambio di quel genere. Però tutto è possibile, quindi fatemelo sapere voi nei commenti come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi e condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Lo spiego anche nella pagina web, quindi se volete dare un'occhiata anche lì è possibile. Però se per caso volete farlo da soli, questo lavoro sulle credenze limitanti, avete la possibilità di abbonarvi al canale. Anche lì tratto questi temi e tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Comunque, se volete sapere un po' più nel dettaglio i temi che vado via trattando, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla. I titoli si vedono e sono pubblici. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!